Rivisitare il cinema classico scorsesiano in chiave contemporanea? Abbiamo un nome che riesce in questo oggi e quel nome è Josh Safdie. Di che parliamo oggi? Parliamo di Marty Supreme. Marty Supreme è uno dei film più chiacchierati del momento, un po' perché Timothée Chalamet ha passato gli ultimi 2 mesi a contribuire ad una campagna marketing che sembrava averlo reso impazzito e perché vediamo per la prima volta uno dei fratelli Safdie lavorare come regista solista. Sì, perché i fratelli Safdie, avendo abituato il pubblico a lavorare come duo di registi in film come Good Time e Diamanti Grezzi, improvvisamente per il 2025 decidono di splittarsi e uscire in contemporanea con 2 film. Da un lato abbiamo Benny Safdie che esce con The Smashing Machine interpretato da Dwayne Johnson e dall'altro lato abbiamo appunto Marty Supreme diretto da Josh e interpretato da Timothée Chalamet. Ci troviamo nel 1952 a New York City e la storia segue le vicende di Marty Mauser, un giovane e talentuoso e molto ambizioso giocatore di tennis da tavolo, il quale è disposto a tutto, ad ogni cosa, pur di dimostrare di essere il numero 1 al mondo. Menzognero, egoista e presuntuoso, lotta giorno dopo giorno per racimolare qualche soldo, ma ben presto si ritroverà all'interno di un giro fatto di tradimenti, ricatti e sottomissioni che delineano fin da subito una morbosa e lucida parabola dell'individuo contro il potere. E di conseguenza Marty Supreme è tutto tranne che un film sullo sport, diventa un noir, un gangster movie notturno dove ogni personaggio è sul punto di fregare l'altro e il tennis da tavolo, il gioco del ping pong diventa l'unica ragione di vita, diventa uno status, diventa un modo per dar valore alla propria esistenza. È un film imprevedibile, capace di cambiare il ritmo e sfondo morale ad ogni scena, come fosse scritto, diretto e montato tutto d'un fiato, in una sorta di trance adrenalinica in crisi d'astinenza. Insomma, è un film in pieno stile safdiano, tra virgolette. Josh, dopo la separazione con il fratello che simultaneamente era impegnato in The Smashing Machine, decide di prendere tutta quell'atmosfera, quell'adrenalina che li caratterizzava da un certo punto di vista nei film precedenti e decide di calarli all'interno del mondo di Marty Mauser, tra bische clandestine, strada, camere fatiscenti, altolocate e degrado, insomma un contrasto tra alti e bassi, tra vittoria e fallimento. Insomma, è a tutti gli effetti uno studio sul personaggio mascherato da competizione, il ritratto di una persona convinta che l'unico modo per dare ossigeno alla propria esistenza sia quello di vincere, il ritratto forse più marcio del sogno americano dove la competizione diventa dipendenza e questo aspetto, seppur anche in modo piuttosto invisibile e mascherato, viene anche raccontato dalla scelta delle lunghezze focali. Safdie colloca lo spettatore all'interno della spirale psicologica di Marty Mauser. Il film si sviluppa come un attacco d'ansia ad alta velocità, intrappolando nella stessa visione a tunnel che spinge Marty ad andare avanti, anche se tutto ciò che lo circonda sta andando in fumo, sta andando a pezzi. Darius Khondji, il direttore della fotografia del film, il quale aveva già lavorato con i Safdie
in Diamanti grezzi, descrive l'approccio visivo del film come uno studio antropologico degli anni 50, del personaggio calato all'interno della New York City degli anni 50, catturando una visualità ruvida e diretta. Il suo obiettivo lo assorbe completamente a tal punto da non permettergli di avere una visione ampia e lucida di ciò che lo circonda, e lo rende quindi una persona estremamente egoista, in continua ricerca di se stesso, negando ogni forma essenziale della vita. Darius Khondji, per darvi un'idea di che artista stiamo parlando, vi basti pensare che all'interno del suo curriculum possiamo trovare lavori, collaborazioni con registi del calibro di Woody Allen e Michael Haneke, e solo per il 2025 uscì con ben 3 film, quindi oltre a Marty Supreme di Josh Safdie, curò la fotografia anche di Mickey 17 di Bong Joon-ho, e infine Eddington di Ari Aster. L'estetica non è nostalgica, è emotivamente contemporanea, guidata da volti, sudore e disperazione. La macchina de presa è un qualcosa che studia, analizza la situazione, osserva da lontano, ma cerca di trovare una risposta attraverso lo sguardo, attraverso gli occhi dei suoi protagonisti. Ogni scelta di illuminazione, angolo di campo e movimento di macchina dialoga con la psiche umana. I personaggi di Marty Supreme sono inquadrati in maniera tale da essere scrutati da lontano, ed è per questo motivo che la scelta di lenti lunghe anamorfiche va a comprimere la realtà, una realtà che va a imprigionare, Marty Mauser all'interno della sua ossessione, all'interno della sua convinzione, restituendo al tempo stesso un linguaggio osservativo, ed è un po' come se noi interagissimo con una persona che sta a 1,5 metri di distanza da noi. Mentre ci parla o mentre noi parliamo a lei, non prestiamo attenzione a ciò che ci circonda, alla realtà che è attorno a noi, ma la nostra attenzione cade unicamente su quest'ultima. Dopo vediamo quale modello nello specifico, ma vi posso dire fin da subito che le lunghezze spaziavano dal 65 mm fino ad arrivare al 100 mm, quindi stiamo parlando di lunghezze medio strette, e questo fin da subito si è rivelata una scelta perfetta. La filosofia di illuminazione di Khondji evidenzia un certo realismo della luce, è una luce che vive in punti specifici, è una luce che scolpisce ma non è ovunque, e alle ombre è permesso di dire la loro. Realismo che trasuda anche dalle scenografie, dove il lavoro di Jack Fisk, scenografo che ha lavorato con registi come Lynch, Malick e Paul Thomas Anderson, attinge dai progetti originali e da filmati d'archivio dell'epoca e rielabora tutto partendo da zero, dove ogni dettaglio non viene chiaramente ignorato e diventa quindi un qualcosa ricco di densità da documentario degli anni 50. La maggior parte del film è stato girato in 16 mm e 35 mm a 4 perforazioni, quindi in pellicola, spingendo il negativo di qualche stop, restituendo un certo tipo di grana, ma soprattutto una texture più tangibile, specialmente sui volti, dove l'acne, le imperfezioni, le cicatrici, i pori della pelle non sono nascosti, ma bensì vengono esaltati. Stock di pellicola che è unico per tutto il film, ovvero una Kodak Vision 3 500 al tungsteno 5219, che diventa all'interno del film una superficie fisica colma di stress e imperfezioni. Lenti abbiamo per la maggior parte dei casi delle Panavision anamorfiche serie C e B, ma sono state anche usate una serie E e P vintage, però diciamo che la maggior parte dei casi sono delle serie B e C.
Anche una lente in particolare, o se non ricordo male, come lunghezza aveva un 360 mm, quindi una focale estremamente lunga con una compressione praticamente estrema dello sfocato, e dava un po' un tocco onirico, un qualcosa che era veramente unico nel suo genere, però anche quella fa parte del corredo di lenti di Marty Supreme. E dicevo, effetto onirico che va a chiudere i personaggi, specialmente Marty Mauser, all'interno della personale camera d'eco mentale. Macchine da presa che, essendo pellicola, siamo di fronte ad un Harrycam Lite e Studio, diciamo le principali, ma anche un Arriflex 4 e 16, perché alcune take sono girate in 16 mm. Ci sono anche delle take girate in Alexa 35, non ho trovato il motivo, però vi basti sapere che all'interno del film ci sono delle scene uscite da quel corpo macchina, e alle volte l'utilizzo in contemporanea di addirittura 3 corpi per coprire la medesima scena era necessario, come ad esempio nella partita ping pong a Londra, dove c'è questo costante rimbalzo tra l'una e l'altra e un taglio piuttosto documentaristico, ma alla fine Marty Supreme vuole essere questo, vuole essere un film elettrizzante che non ti dà respiro e che non ti permette di prendere le giuste distanze dalla scena. Insomma, ti cala, ti affianca alla visione di Marty Mauser e ti rende da un certo punto di vista asettico, ma l'idea che si possa tornare con i piedi per terra da un momento all'altro è dietro l'angolo. And what do you plan to do if this dream of yours doesn't work out? That doesn't even enter my consciousness.